Ciao e benvenuti a questa prima puntata di Cosa c'è sotto. Io sono Vito Lorè e qui a fianco c'è il mio sodale, amico e collega Fabrizio Campanelli. Adesso devo fare le foto di profilo destro, esatto, profilo sinistro e poi, e profilo centro, diceva, e ci siamo. Quello di Romanzo Criminale. Allora, ma sanno cosa facciamo? Lo sanno cosa facciamo? Io credo che lo sappiano, però se non lo sapessero glielo diciamo. Noi di lavoro sembra strano, ma scriviamo musica per immagini, quindi... Però non credo che le nostre musiche abbiano mai ammazzato nessuno. No, questo è vantaggio, Okay. questo è vantaggio. Però guarda che sulla pubblicità già qualcuno guarda avrebbe da ridire. Perché sulla pubblicità insomma È un terreno delicato. È una roba da cobra. Però non parliamo di pubblicità qui, No, ma parliamo di una cosa molto più interessante. Credo soprattutto per chi ci sta guardando. Allora, noi abbiamo pensato di mettere a frutto la nostra esperienza pluriennale, che poi sembriamo vecchi in realtà, no, guarda, ma siamo anche diversamente giovani, per analizzare insieme a voi in maniera abbastanza light, direi, insomma, io volevo mettermi giacca e cravatta ma tu me l'hai sconsigliato, in maniera abbastanza light alcune partiture di musiche, di film conosciutissimi, famosissimi, che appassionati o studenti di musica per immagini o musicisti generali probabilmente potrebbero trovare interessante nella maniera in cui abbiamo deciso di proporla, cioè come? E di raccontarle, anche perché poi non racconteremo solo delle partiture, delle colonne sonore, ma anche di tutto quello che ruota intorno magari al suono di un film, alla strumentazione, all'orchestrazione, a un po' di tutto quello che accade nel making of. Sì, potrebbe essere un processo di debunking di noi stessi, esatto, o di analisi freudiana. Cioè, ecco. Fondamentalmente qual è l'idea? L'idea è partiamo da un qualcosa di musicale, da una scena che vi faremo vedere, vedremo la musica che scorre su quella scena, la commenteremo, la spiegheremo nei limiti di quella che è la nostra capacità di entrare nella testa del compositore, quantomeno, insomma, visto che certe dinamiche entra nella testa del serial killer, e qui torniamo al fatto di uccidere qualcuno. Dopodiché parleremo ovviamente di tutti quegli argomenti che sono correlati alle colonne sonore, quindi appunto, come ha detto Fabrizio, l'orchestra, la registrazione, i microfoni, i sample, quando ci sono i sample, insomma tutte e anche andremo a toccare anche questioni legali o contrattuali, insomma è un mare magnum che ci dà la possibilità di fare tanti video. Ma esatto, l'argomento è talmente vasto che dobbiamo fare un sacco di video. Spezzettare, assolutamente, fare a fette. E iniziamo da un'isola. L'isola del tesoro? No, l'isola dei famosi. L'isola dei famosi. Neanche? No, ma ci siamo vicino, ecco. Perché in realtà è un'isola delle Hawaii. Ho scoperto io, perché poi questa cosa ti porta anche a scoprire un sacco di cose, che era girato in un'isola della grazie a Wikipedia, Wikipedia, Isla Nublar. Ovvero, allora questa ho studiato, questa la so. Secondo me la sanno anche a casa. A casa è l'isola dove uno scienziato, non so se è pazzo, ma comunque uno che ha una fantastica idea, c'ha l'ideona. Sì, in realtà più che lo scienziato è la mente, l'imprenditore, è il produttore del film praticamente, è quello che mette i soldi, anche se oggi i produttori non mettono più soldi, vabbè. Però è quello che c'ha l'idea, esatto. Dice vorrei fare questa cosa qui. E riesce a farla. Ora, quando uno vuole fare una cosa e riesce a farla e ci spende anche un sacco di soldi e costruisce un'isola dove rinchiudere degli animali preistorici, chissà perché poi a un certo punto qualcosa va in vacca. Anzi, se no, qualcosa va tutto in vacca. Se no il film cosa lo fanno? Diventa una barba, diventa veramente noiosissimo altrimenti. Esatto. E quindi la partitura di questo film che si chiama Jurassic Park, ovviamente, non so se credo che l'abbiano capito. Credo che anche un bambino l'abbia intuito. Parliamo naturalmente del primo. Parliamo del primo. La musica originale è di John Williams, che è uno dei più grandi. John Williams. Ci ha regalato una delle colonne sonore più belle in assoluto della storia del cinema. E anche più famose. Che non sempre le due cose coincidono. No. Cioè sono di bellissimi che nessuno conosce e ce ne sono altre famosissime che magari esatto. non propriamente leggendarie. Però ci dà anche spunto per andare a vedere un pochino dall'interno come agiscono alcuni meccanismi, alcuni pattern che lui usa. Lui ha sempre questa orchestra molto molto larga, e il regista di oggi direbbe però un po' meno, no? Anche perché vedremo che orchestra, certo, orchestra sì, orchestra grande sì, ma
copriamo qualche piccola no magagne, diciamo qualche trucchetto, dai. Qualche No, magagna no, trucchettino, dai, qualche insomma. trucchino. San John non fa magagne, però qualche trucchetto del mestiere sì. Siamo riusciti a togliere il dialogo, quell'incubo di qualsiasi musicista e di qualsiasi regista, perché quando c'è il dialogo ti dicono sempre ma attento perché la musica rompe le scatole al dialogo, rompe le scatole troppo. e anche nel mix abbassate, tenete basso il livello Invece della il musica. Johnny la risolve comunque con un'orchestra piena, non è che non la che toglie, piazza anche le trombe No. senza problemi. la risolve sempre con quella sessantina di persone Sì, che stanno esatto. suonando Sì, sotto, anche sempre. mentre parlano. E non la risolvono banalmente tirando giù il livello No. del volume del master generale che Assolutamente no. che sono capaci tutti così, no? Assolutamente Ecco, no. la risolve molto meglio. La risolve in maniera elegante. Innanzitutto con un cambio di tempo, adesso vedremo. Adesso E rivediamo la scena. parte, esattamente. Ci rivediamo la scena, partiamo da questa grande insomma panoramica sul mare con questo tema eroico, no? Quello che fa Re Sol Fa Mi, bellissimo. Esatto. E poi vedrete che quando entriamo dentro l'elicottero, quindi non lo sentite perché è stato tolto, ma lì c'è il dialogo. Cambia tempo, innanzitutto passa in 12 ottavi e vediamo come la gestisce. Partiamo col temone. Sì. Volattina. Vediamo la volatina dei flauti. Le trombe. Ecco, ci fermiamo qui perché vediamo che mentre il tema si espone, ed è un tema molto tonale, molto ancorato ovviamente alla tonalità, che ci dà anche modo di vedere su il ritmo sui corni, che è un ritmo di galoppo, Sì. che è interzinato di galoppo, che poi si trasforma nel dialogo in una sorta di barcarola, Sì. ok? Mentre l'elicottero galoppa verso la sorpresa, verso la magnificenza di ciò che lo scienziato pazzo o meno pazzo è riuscito a creare, Scienziato lungimirante. lungimirante, esatto. Perché sai che si dice che solo i poveri sono pazzi, i ricchi sono eccentrici. Giusto, Ecco. giusto. Ma qui insieme alla volata dell'elicottero abbiamo anche la volata dei flauti. Quindi vediamo che lui ama sempre molto sottolineare o comunque accompagnare in maniera quasi mimica, simbolicamente abbiamo una volata dei flauti in alto e che poi riscendono, che ci porta subito all'idea, alla rappresentazione della volata anche dello stesso elicottero. Quindi è una volata che ci porta verso la fantasia, verso il futuro, verso le aspettative. Lui usa sempre molto, sui timbri molto alti, dei disegni, ecco, molto leggeri, molto veloci, che stanno sopra al tema. Il tema, la stessa cosa la vediamo adesso fare con le trombe. Fermo un secondo qua. Innanzitutto vi faccio notare queste bellissime trombe che vanno avanti per quinte, tipo il secondo atto di Bohème, alla faccia delle quinte parallele. Esatto, e quindi, tutti i manuali. Buttate tutti i manuali. Non si fanno quinte parallele, giustamente John dice ci sono più quinte parallele nella musica bella scritta che... È vero, è vero. Poi vedete la battuta di 2/4, perché ci serve la battuta di 2/4 per questioni di immagine, perché dove comincia il 12 ottavi siamo entrati nell'elicottero, per cui 12 ottavi in più, vedi come ci porta da dentro a fuori, o meglio scusate, da fuori a dentro, con il glissato dell'arpa che ci dà e qui il passaggio da fuori dell'elicottero a dentro l'elicottero. E qui nella partitura che abbiamo evidenziato sul film, che è tratta dal manoscritto, Certo. dal manoscritto originale di possediamo. Williams, che noi fortunatamente possediamo insieme a altri milioni di persone, è bello anche notare come lui giochi molto con i tempi, no? Abbiamo i violini che stanno sul tempo in 2 e le viole che fanno una figura in 3, no? Terzinata, perché ritmicamente crea una sorta di rotolamento, ed è bellissimo questo perché mantiene un'eleganza anche nelle transizioni che è sua, è molto sua, è un linguaggio molto suo, un linguaggio molto, molto specifico di Williams, e ci porta questa transizione, questo rotolamento, diciamolo così, ci porta dentro l'elicottero con la famosa figurazione sotto il dialogo, che andiamo a sentire di nuovo. Sì. Eccola, dentro. Ok, allora qui
abbiamo questa dipanarsi di queste triadi dei fagotti col clarinetto basso, che creano una dissonanza molto sospesa, che ci toglie dalla sensazione di ancoraggio alla tonalità molto forte che avevamo sull'esposizione del tema. Il tema dell'elicottero è molto centrato sulla tonalità, lavora molto per asserzione, è molto assertivo come tema. Sotto il dialogo invece galleggiamo con una percezione meno marcata del centro tonale, fatta con dei rivolti, delle sospensioni, e con un tema che viene comunque mantenuto, che viene traslato sulle diverse sezioni dell'orchestra, molto sui legni. Ma noi, siccome abbiamo potenti mezzi, questa roba qui ce l'abbiamo anche, e la figurazione separata. E ce l'abbiamo anche separata. Ascoltiamola. Ecco, qua riusciamo a vedere come si muove con le triadi dei 2 fagotti sopra le linee superiori. Il tema è esposto in arancione, e il clarinetto basso. È curioso perché questo movimento, che in realtà suonato dagli strumenti veri è molto morbido. Sì, qui, certo, questo è. Però così si sente anche meglio, insomma, per certi versi, insomma. Io suggerisco anche magari di provarlo a suonare a casa, cioè sarebbe anche. Fatelo a casa come esercizio. Ci porta quindi ad avere a mantenere la presenza dell'orchestra viva, ma a creare quella culla, chiamiamolo così, quel letto su cui i personaggi dialogano, si muovono, e riusciamo a percepire quindi non uno scollamento da ciò che è venuto prima, che era il tema espresso dell'elicottero, che dicevi tu, mantenere quindi una coerenza, ma non essendo distratti dalla musica, perché un'eccessiva centralità tonale ci porterebbe a un'attenzione, a focalizzare un'attenzione. Johnny cambia continuamente tonalità, ma senza mai legarsi veramente. Cioè, questa è la cosa che ho sempre trovato fantastica del suo modo di scrivere. Cioè, se voi guardate le partiture, spesso non hanno in chiave niente, perché giustamente non è rilevante, però si potrebbe, a scopo di esercizio, in certi casi l'abbiamo anche fatto, portare qualcosa in chiave, non perché sia necessariamente quella la tonalità in cui sta suonando, ma così come centro di gravità permanente, avrebbe detto Battiato. E questa cosa ci aiuta tantissimo. Ci aiuta, noi aiuta un tubo. A lui lo aiuta tantissimo, perché appunto non essendo mai ancorato, e anzi cambiando continuamente il riferimento a un qualcosa di vagamente tonale, gli permette di stare in piedi. E già che lei ha accennato prima il ritmo di Barcarola, che era già il galoppo di prima, diventa il ritmo di Barcarola, e quindi porta a tutte, insomma, siamo in una scena di mare, siamo sul mare, a tutte le scene questo ritmo, insomma, a parte che c'è anche tanta musica lirica, ma poi insomma in tutti i film degli anni 40 e 50 di pirati, Errol Flynn, hanno tutti questo ritmo di Barcarola, per cui il caro vecchio Johnny, insomma, ha fatto, come dire, un richiamo a quel mondo lì, insomma, esatto. Che è sempre bello. E poi è curioso vedere, anche se uno può, ma anche a orecchio si può sentire, se si isola, l'andamento del basso, che a volte è quello che diciamo il basso è il basso più sembra quasi a caso noi diciamo a caso, è il famoso basso a caso di Okay. No, è vero, adesso usiamo un'espressione un filo più colorita, però il senso è esattamente quello. Spesso e volentieri tu guardi quello che fa il contrabbasso e dici ma questo tocco cosa c'entra? Cosa c'entra? Cioè, non è una nota di passaggio, non è una nota dell'armonia, è fatto apposta per non dare per fare misdirection, per certi versi, per toglierti sempre l'idea della tonalità quando il tuo cervello ha iniziato a crearsela. Quindi quando il tuo cervello ha iniziato ho capito, sono qua, a centrarsi, esatto, su una piattaforma, lui subito te la toglie, o te la toglie col basso, oppure te la toglie anche, vedremo avanti, in maniera armonica e in maniera molto raffinata, per cambiarti, spostarti sempre l'attenzione e lasciare quindi il dialogo su un letto interessante, che ha senso, perché ti sta comunicando comunque tutto il senso che ti deve veicolare, senza però
lasciarsi distrarre dal percorso armonico e quindi lasciando allo spettatore il fuoco e l'attenzione sul dialogo. Vai. Quindi altro cambio, sempre con l'arpa che ha fatto da... Ecco le trombe. Qui è stato un grande... Fermalo. Qui è stato un grande perché ecco... Io avrei avuto paura a piazzare la tromba così sonora sotto un dialogo, perché già mi sarei immaginato il regista che dice, la tromba, aiuto la tromba. Invece riuscire a piazzare la tromba in un registro comunque acuto, cioè si sente, non è che non è un colore, è insomma è una cosa assolutamente tematica e forte. Johnny è un grande. È grande. Ultima esposizione del controtema sul clarinetto e ai flauti, e qui notiamo una cosa curiosa. E nella partitura originale ovviamente sono segnate, ora si sentono, emergono anche, avendo alzato la musica, sottratto il dialogo, alzata la musica, si sentono anche delle campanelle orchestrali. Orchestral bells. Che la cosa è curiosa perché istintivamente noi magari non ce ne accorgiamo, o almeno lo spettatore non se ne accorge, però riceve questo suono cristallino dei campanellini che ci richiama a un mondo di festa, introietta allo spettatore comunque inconsciamente, indirettamente, l'idea che c'è un qualcosa, una sorpresa tipicamente piacevole, insomma, certo, come può essere quella del Natale, no? Natale, tant'è vero che in altre parti della partitura compaiono addirittura delle sleigh bells, cioè delle campanelle, delle slitte. No? Quelle classiche del Natale. Ma sai, questo è un argomento di cui parleremo tanto in questi video, cioè il fatto come molte volte può essere anche un trucchetto da 4 soldi, per amor del cielo, non sarà la trovata geniale, ma quanto è importante ancorare una situazione o un contesto magari storico o un ambiente a qualcosa di sonoro che te lo richiami in automatico, come appunto hai detto tu per le Slate Bells, per esempio. E adesso facciamo un fast forward e il gruppo raggiunge l'isola. Certo. Raggiunge l'isola e noteremo in maniera simpatica che nonostante l'elicottero subisca degli scossoni, no? Però nessuno è preoccupato. Grazie alla musica. Perché comunque c'è l'elicottero che va giù, prende dei vuoti d'aria, insomma potrebbe essere anche un momento di tensione volendo, ma grazie alla musica nessuno è preoccupato, né gli attori ma soprattutto gli spettatori. Esattamente. E quindi andiamo a vedere nella prossima puntata che cosa succede in questo benedetto elicottero, perché adesso sono curioso. Esatto. E da lì continueremo anche ad avere la nostra partitura su chissà. Forse sì, forse no. Sì, ce l'abbiamo. Sono fiducioso, ce l'abbiamo. Alla prossima.